Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di giugno 2026. Abbiamo il Papa, amici dell'Aquario. Può essere un momento di mediazione, un momento dove si cerca un punto di incontro, potrebbe essere anche un momento di ufficializzazione. Io vi ricordo che il Papa ci parla di matrimoni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete anche presente che sotto nella descrizione del video trovate il link alla pagina web dove vedete tutto quello che propongo, il numero di telefono, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi trovate anche i link ai corsi. Ci sono sia i corsi gratuiti che il corso di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno che il videocorso di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con la temperanza. Abbiamo un 4 di pentacoli, 9 di bastoni, abbiamo l'imperatore, abbiamo il matto, due di pentacoli, abbiamo un 2 di bastoni e un asso di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta come si sviluppa il periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come se foste single. Se però avete qualcuno in testa vi invito a rimanere perché nella seconda parte del video andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse e cercherò poi di incastrare le due letture. Allora, partiamo da questa temperanza. 7 di pentacoli, 6 di bastoni e matto. Allora, c'è un matto, quindi può essere che abbiate conosciuto qualcuno o stiate per conoscere qualcuno. Diciamo che sia con la temperanza che con il 7 di pentacoli per qualcuno di voi potrebbe essere stato un lungo momento di attesa dove magari conoscere la persona giusta, conoscere qualcuno che fosse diciamo allineato con voi. È come se ci fosse stato un lungo periodo o siate ancora in un lungo periodo di attesa. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli perché mi indica come un momento, una situazione un po' di staticità da parte vostra. Può anche essere un momento dove tendiate a proteggervi. 9 di coppe, queste sono troppe. E 4 di pentacoli. Io credo che qualcuno di voi abbia raggiunto una sua stabilità o comunque raggiungerà una sua stabilità nella seconda parte di giugno. Mi viene da dire alla quale non vuole rinunciare. Sento che qualcuno di voi ha come creato una propria zona di sicurezza, se vogliamo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 5 di spade.
e 8 di spade. C'è qualcosa che vi attanaglia la testa. 5 di spade mi parla di lotte interne, mi parla di lotte egoiche, di discussioni, ma io sento che è più una questione interna vostra, perché qui abbiamo 2 4 di pentacoli, una testa in su, l'altra testa in giù. Da un lato siete come attaccati ad una certa situazione, ad una certa relazione, ad una certa routine. Dall'altro io sento che qualcuno di voi con questo 4 di pentacoli al contrario vorrebbe lasciarla indietro. Però è anche vero che con questo 9 di bastoni sento che qualcuno di voi pensa di non poter far diversamente. Ed è qui che vengono poi fuori il 5 di spade e l'8 di spade. Cioè, non credo di avere raggio d'azione, mi sento impotente, non so che cosa fare, qual è la cosa giusta da fare. Andiamo a vedere l'imperatore. 9 di bastoni nuovamente, 3 di pentacoli. Io credo che stiate talmente bene nel vostro 9 di coppe. Ormai è come se aveste riempito le coppe, è come se aveste trovato una vostra linearità, una vostra zona di controllo, di comfort, di sicurezza, come vi dicevo prima, che ho quasi l'impressione che non abbiate tutta questa voglia di costruire qualche cosa di nuovo con qualcuno. Anche se vi dico, qui il matto è ripetuto 2 volte, quindi è facile che in questo periodo del mese incontriate qualcuno o abbia inizio come una conoscenza, una storia, un flirt. Anzi, andiamo a vederlo il matto. Perché ho anche l'idea che questo matto sia qua un po' per dirvi che chi non risica non rosica, cioè bisogna un po' buttarsi certe volte nella vita. Qui abbiamo un 10 di spade e un 8 di coppe. Infatti è come se vi invitassero a buttarvi in un nuovo capitolo della vostra vita. Il 10 di spade è la chiusura con la sofferenza e vedo queste carte, no? Tutte queste spade qui. Come se ci fosse bisogno di chiudere con una certa forma pensiero qua. Tenete presente che l'otto di spade è una delle carte che io chiamo in modalità vittima. Cioè, succedono tutte a me, guarda che cosa mi è successo, non ho alternative, non mi posso muovere, non vedo soluzioni, sono bloccato, sono bloccata. Cioè, questo è un po' il modo di pensare che potreste avere nella terza settimana di giugno e nella quarta è un po' come se diceste adesso basta, è ora di chiudere con questo capitolo, è ora con l'otto di coppe di cercare qualche cosa di meglio, qualche cosa di più elevato, di cercare, mi viene da dire la coppa numero 10 perché qua ce ne sono solo 9. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli perché vi sento ancora un po' tentennanti. 4 di bastoni. E sole. Mm. Vi dirò, che vado a vedere anche il 2 di bastoni prima di parlare. Perché sono 2 e 2, c'è come anche qui una sorta di tentennamento, di indecisione. Cavaliere di Pentacoli e Regina di Pentacoli. Io sento che siete focalizzati sulla ricerca della stabilità, sulla ricerca della serenità. Probabilmente qualcuno può avere questa esigenza di passare, oltre che dal matto, anche dal sole, cioè creare come un sentimento, un legame prima di amicizia, un legame stabile con questo 4 di bastoni,
prima di eventualmente fare dei passi avanti. Tenete presente che si termina con il Cavaliere di Pentacoli, quindi c'è come un procedere lento. Già qui si era lenti all'inizio del periodo e qua lo si è ancora di più. Però andiamo a vedere questo asso di bastoni al contrario, perché ho come l'idea che tante mosse nuove non le farete, sarà più un periodo di osservazione. Abbiamo la luna e un 3 di bastoni. Ci sono delle paure qui, ragazzi. Io sento che questa parte della lettura vi condiziona parecchio. Datemi una carta per l'8 di spade. Cinque di bastoni. No, niente, ci sono lotte interne, potreste anche essere gelosi di qualcuno o qualcuno potrebbe essere geloso di voi. Ehm, Potrebbero esserci dei temi dove pensate di non avere alternative, di non poter costruire, però è anche vero che qui c'è come una svolta, se vogliamo, nella quarta settimana del mese perché qualcuno di voi deciderà di lasciarsi indietro un certo capitolo e di buttarsi letteralmente in qualche cosa di nuovo. Potreste conoscere... Allora, in realtà potrebbero essere due le persone che andrete a conoscere, una nella terza settimana o è quella che conoscete già e un'altra potrebbe essere nella quarta settimana. Questo ve lo dico perché avete sia il 2 di pentacoli qui che il 2 di bastoni qua. Però il punto focale di tutta la lettura è che voi cercate stabilità. Cercate qualche cosa di ufficiale, potrebbe anche essere con questo Papa, però tenete presente che il Papa è anche la carta dei contratti, quindi è come se cercaste un giusto scambio tra voi e un'altra persona, un giusto accordo se vogliamo, un qualche cosa con questo 4 di bastoni che sia stabile appunto, come vi avevo detto. È vero che ci sono delle paure nel costruire, nell'andare avanti, nel guardare al futuro, però è anche vero che con questo Cavaliere di Pentacoli le cose procedono, diciamo, un po' a rilento, quindi quando si va con calma si ha la possibilità di cambiare rotta man mano, no? Senza deragliare, diciamo. Allora, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Regina di Pentacoli. Ah, scusate, i segni zodiacali per chi è single potrebbero essere Sagittario, Toro, Capricorno, Leone e Pesci. Regina di denari, 8 di bastoni. Re di bastoni, Regina di spade, Stella, asso di coppe, Fante di pentacoli. Quante figure che ci sono nell'energia della vostra persona di interesse, ragazzi. Diverse, devo dire diverse. Allora, partiamo da questa regina di pentacoli, che potrebbe essere la vostra persona di interesse. E abbiamo un 10 di coppe e un 7 di spade. Qui c'è un tema legato alla famiglia. Può essere la famiglia di questa persona,
famiglia di origine, famiglia che si è creata, magari è una persona separata, è una persona che ha già comunque secondo me degli impegni, però potrebbe esserci, visto che c'è un 7 di spade, come qualche tipo di omissione, cioè non vi dice qualcosa inerente alla famiglia o vi dice qualcosa che non è reale, se vogliamo, perché con il 7 di spade c'è sempre un po' il fare carte false pur di ottenere quello che si vuole. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo la carta della forza e un 2 di pentacoli, anche voi avevate il 2 di pentacoli qui. Allora, devo dire che con questo 8 di bastoni ci sarà come una comunicazione, potrebbe esserci una chiacchiera, un incontro. Ehm, io ho come l'idea che questo 8 di bastoni un po' sia collegato a questo 7 di spade. Cioè, sento come se la persona ad un certo punto prendesse il coraggio di affrontare un certo tema o comunque verrà fuori come un certo tema all'interno di questa comunicazione, che però comunque... Aspettate, datemi una carta per il 7 di spade, perché non mi piace. Fante di bastoni. Allora, qui può essere o una mezza verità, mettiamola così, su un figlio, una mezza verità su una famiglia o sull'ideale che questa persona ha dei figli o della famiglia. Adesso dipende sempre anche un po' dall'età che avete. C'è comunque una comunicazione qui dove secondo me si avrà il coraggio di affrontare certi temi. Andiamo a vedere il re di bastoni, asso di denari, 5 di coppe, 3 di spade. È come se da un lato ci fosse la voglia di andare avanti, di frequentarsi, di creare qualcosa, di strutturare, se vogliamo, questa relazione. Però è come se questa persona non fosse più disposta a fare il primo passo, a fare sacrifici, a bypassare certe cose. Andiamo a vedere la regina di spade, perché mi sembra come, non dico rigidità mentale, però siamo lì. Come una certa struttura mentale molto rigida. 5 di bastoni e matto. Io credo che questa persona abbia delle rigidità mentali con questa regina di spade, per cui sia combattuta sul se iniziare o no un qualche cosa con voi. Vi dico questo perché voi avete due matti e questa persona ha un matto. Quindi qui si tratta di buttarsi in qualche cosa nella relazione a due, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere la stella. Perché qui ho re di coppe. Con la carta della stella sento che questa persona ha un desiderio, ha un obiettivo. Io credo che questa persona abbia voglia di innamorarsi, e qui lo vediamo anche con l'asso di coppe, ma di avere anche un innamorato. Cioè il re di coppe è l'uomo, se vogliamo, innamorato con una certa maturità emotiva che ha lavorato la sua intelligenza emotiva, e io credo che sia un po' quello, cioè sia un po' questo quello che vuole l'altra persona. Qui però c'è un re di bastoni che è sempre un re, però è un re più focalizzato sulla passione che non sul cuore.
Andiamo a vedere il re di coppe, l'asso di coppe, scusate. 3 di bastoni. C'è voglia di costruire da parte di questa persona, ma io credo che ci sia anche della sfiducia, perché probabilmente voi siete un po' freddi, siete un po' chiusi sul vostro, nella vostra vita, nel vostro modo di pensare, nella vostra routine. Allora, qui abbiamo, vi ho detto, il 3 di il 3 di bastoni e un mago. Quindi ci sono due e uno. C'è questa voglia di costruire, c'è la voglia di guardare al futuro, c'è la voglia di dare il cuore, mi viene da dire, da parte di questa persona. Anche questa persona qui potrebbe essere un po' chiusetta, perché comunque anche lei ha un 4 di pentacoli. Voi, che interessante, voi avete due 4 di pentacoli, la persona ne ha uno. Voi avete due matti e la persona ne ha uno. Fatemi vedere se ci sono altre carte che si ripetono, ma non credo. C'è il 2 di pentacoli che avete entrambe. Sì, qualche energia può essere simile. Andiamo a vedere il fante di denari. Cavaliere di pentacoli, ed è uscito anche qui, quindi si tratta di andarci con calma, ragazzi, e asso di coppe, wow. Si tratta di andarci con calma. Secondo me questa persona vi offrirà il cuore, vi farà qualche tipo di offerta romantica. Il cavaliere di pentacoli è un cavaliere che fa un passo alla volta, molto lento, però è anche vero che è uno di quei cavalieri che non torna mai indietro, cioè quando fa un passo è perché è effettivo, è definitivo. Con questo fante di pentacoli sento che dovrete un po' amalgamarvi l'uno all'altra. Ci sono delle buone prospettive perché qualche cosa inizi, ragazzi, perché qui abbiamo il matto, qui abbiamo il matto, qui abbiamo il mago, due assi, un matto anche qui, un asso anche qui. È come se ci fosse qualche tema nel concreto che impedisce lo sviluppo di questa situazione o di questa relazione. Allora, non vi nego che per chi avesse già una relazione da tempo o fosse comunque in qualche relazione un po' così pasticciata, ci sono due regine e un re, quindi potrebbero esserci varie energie da parte di della vostra persona di interesse. Abbiamo anche un 2 di pentacoli, quindi una delle due potreste essere voi, facilmente la regina di spade, però questa persona potrebbe avere anche un'altra regina in testa. Io parlo di regine perché sono venute fuori le regine. Come sempre voi sappiate che ognuno di noi ha un archetipo femminile e maschile all'interno di noi. Una regina può anche essere un uomo che ha una, diciamo, sensibilità femminile più sviluppata rispetto alla norma, però tenete presente che si parla di due energie diverse, secondo me. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, ragazzi. Perché sento che sì, c'è la possibilità verso fine giugno di far iniziare qualche cosa, però è più una relazione in amicizia, è più qualche cosa che ha bisogno di costruirsi. Qui abbiamo Fante, Cavaliere e Regina di Pentacoli, ok? Quindi c'è un qualche cosa che sta lentamente costruendosi o comunque ha quel tipo di potenziale. Connessione, nutro e come si dice in italiano? Nutro e diciamo sostengo la connessione che riempie la mia coppa. Oh, ma che bello, ragazzi! Vi metto questo asso di coppe qui perché parla proprio di questa coppa traboccante. E che qualcuno è un po' tentennante qui, se ve la devo dire tutta, nel nutrire la coppa di qualcun altro. E siete voi ovviamente, perché siete voi che avete questo 4 ehm,
di pentacoli, ma anche l'altra persona aveva il 4, vero? Sì, è qua. Mi viene da dire che potrebbe essere un buon mese per darvi e raggiungere un equilibrio. Darvi entrambe, cioè l'altra persona dà a voi e voi date a questa persona. E si raggiunge effettivamente un equilibrio, una sorta di accordo. Per qualcuno si tratta anche di una convivenza, magari di fare il passo di andare a convivere. Ok, andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli che ho già proposto nella lettura semestrale della crescita spirituale, ma sono molto belli e quindi ho pensato di riproporre. Allora, qui abbiamo figura numero 1. Successo. Solo la pazienza, la tolleranza e l'amore possono portare al successo. Dio può concedervi tutto ciò che chiedete, ma attenzione a ciò che chiedete. Figura numero 2, e qui abbiamo un suonatore di flauti. Perché avere paura quando io sono qui? Riponete in me tutta la vostra fiducia. Io vi guiderò e vi proteggerò. Carta numero 4, 3, non so più contare. Più bagaglio avete, più scomodo sarà il viaggio. Viaggiate leggeri e il percorso sarà confortevole. Bellissimo messaggio anche questo. Ultima figura uguale a quella di prima. La trasformazione deve cominciare da se stessi. Se l'individuo cambia, la società si trasforma. Se ognuno dei due buttasse l'immondizia nel cestino, ci sarebbe un mondo pulito. È come dire il cambio lo fa il piccolo. Se ogni singola persona cambiasse, alla fine ci si renderebbe conto che tutta la società è cambiata. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure abbonarsi al canale. In quella parte tratto tutte le credenze limitanti esattamente come il percorso individuale, però ci sono altri temi, la formazione lì è un po' più vasta perché tratto la metafisica, la metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di come trascendere l'ego, insomma è tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Sono 5 playlist, sono numerate dall'1 alla 4 perché una è 3A e 3B, sono da guardare in ordine cronologico di numero, però se volete i titoli dei video sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!